Ciao a tutti! Allora, è quasi Pasqua, quindi direi che è il caso di non perdere ulteriore tempo e di buttarci subito nella creazione di qualche lavoretto. Quest'anno vi vorrei proporre questo uovo con delle decorazioni floreali, spero vi piaccia, io lo trovo carino. Lo potete fare ovviamente dei colori che più vi piacciono, io l'ho realizzato con un uncinetto numero 3. È semplicissimo, quindi anche se siete dei principianti ce la farete, basta saper fare la maglia bassa e basta, quindi direi di iniziare subito. Allora iniziamo, io uso un filato di questa dimensione da lavorare con un uncinetto numero 3. Ovviamente qui non ci sono misure da prendere, quindi non è così fondamentale. Se userete un filato più sottile vi verrà un uovo più piccolo, oppure dovrete fare magari più aumenti. Se usate un filato più grosso, un uovo più grande, però insomma non è così importante. Comunque ecco, questa è la mia scelta. Allora iniziamo facendo un cerchio magico, quindi semplicemente questo. Cerco di stare più vicina per chi non l'avesse mai fatto. Vado a prendere il filo in questo modo. Ok, adesso ve lo faccio rivedere. Faccio una catenella, ve lo faccio rivedere. Allora faccio il cerchio magico in questo modo, quindi vado a prendere il filo con l'uncinetto, faccio una catenella, quindi 6 maglie basse all'interno dell'anello. In pratica passo dentro l'anello, porto dentro il filo, riprendo il filo e passo sotto alle 2 maglie che ho sull'uncinetto. 1, quindi di nuovo passo dentro all'anello, porto dentro il filo, riprendo il filo e passo sotto alle 2 maglie. Se non conoscete i punti base dell'uncinetto, andate ad aprire la mia playlist dove li ho raccolti tutti. Ve ne faccio vedere altri 2. Passo dentro all'anella, porto dentro il filo, prendo il filo, 3, un altro, passo dentro l'anella, porto dentro il filo, 4, fatene altre 2. Ok, fatte le nostre 6 maglie basse, caviamo un attimo l'uncinetto e tiriamo il filo per chiudere l'apertura, così, giusto per lavorare meglio. Quindi reinserisco l'uncinetto e adesso andiamo a fare un aumento in ciascuna delle 6 maglie basse. Qui ci sono, vedete, le nostre maglie appena lavorate. Andiamo a passare sotto alla primissima fatta, così, portiamo dentro il filo e lavoriamo una maglia bassa normale. Quindi entriamo sempre qui, sempre sotto alla stessa maglia, la primissima, e lavoriamo un'altra maglia bassa e così abbiamo fatto un aumento. Stessa cosa nella maglia dopo, passiamo sotto alla maglia e lavoriamo 2 maglie basse, 1, passo sempre qua sotto e ne faccio un'altra. Ecco, fate questo anche in tutte le altre maglie per un totale di 12 maglie basse. Ok, siamo messi così. Giro successivo, lavoriamo una maglia bassa nella maglia successiva e 2 maglie basse in quella dopo, quindi passo sotto alla maglia successiva e qui lavoro 2 maglie basse e quindi praticamente faccio un aumento.
Fate tutto il giro così, una maglia bassa e 2 maglie basse nella maglia dopo, per un totale di 18 maglie. Giro successivo semplicemente una maglia bassa sotto ciascuna maglia, niente aumenti, quindi rimaniamo con un totale di 18, fate pure. Giro successivo invece lavoriamo una maglia bassa nella maglia dopo, una maglia bassa anche nella maglia dopo e 2 maglie basse nella maglia successiva, quindi un'altra sempre qui, per un totale di 24 maglie, fate pure. Nei 2 giri successivi lavoriamo semplicemente una maglia bassa sotto ciascuna maglia, quindi molto semplice, nessun aumento, fateli pure. Giro successivo invece lavoriamo 3 maglie basse singole, diciamo così, quindi una qua, una sotto la maglia dopo, una sotto la maglia dopo, la terza, quindi facciamo un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie basse nella maglia successiva, uno e un'altra sempre qui. Fate tutto il giro così, 3 maglie basse singole e un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia, per un totale di 30. Vi do una dritta veloce per la dimensione. Allora, se vi sembra già abbastanza largo, potete procedere facendo 7 giri semplicemente lavorando una maglia bassa in ciascuna maglia. Se invece come me vi sembra ancora un pochino piccolino, procediamo con qualche aumento, andiamo molto piano così da non così che l'aumento sia graduale e quindi per esempio adesso lavoriamo 4, il giro che abbiamo fatto prima praticamente, però invece che 3 maglie basse lavoriamo 4 maglie basse singole, e 2 maglie basse nella maglia successiva. Facciamo tutto il giro così per un totale di 36 maglie, vedete, ne faccio un'altra sempre qua, 4 maglie singole e un aumento per 36 maglie, fate pure. Ok, allora credevo che avrei fatto un altro giro di aumenti, invece mi sa che mi fermo qui, quindi adesso, come vi dicevo, se vi volete fermare, proseguite semplicemente lavorando una maglia bassa in ciascuna maglia, facendo 7 giri totali. Se invece vi sembra ancora piccolo e volete fare qualche altro giro d'aumenti, penso che abbiate capito il meccanismo, quindi praticamente nel prossimo giro dovrete lavorare 5 maglie basse singole e 2 maglie basse nella maglia successiva. Nel giro dopo farete 6 maglie basse singole e un aumento in quella dopo e via così, però insomma state attente perché ovviamente si fa presto poi ad allargare l'uovo, vi ritrovate con un uovo di Pasqua invece che con un uovo sodo. Va bene, ok, invece quando appunto avrete raggiunto la vostra larghezza, 7 giri semplicemente lavorando una maglia bassa in ciascuna maglia. Ci vediamo fra un po'. Ok, fatti questi giri si può cominciare a diminuire. Allora, vi ricordo che io l'ultimo giro d'aumenti che ho fatto avevo lavorato 4 maglie basse più un aumento, quindi adesso dovrò lavorare 4 maglie basse e poi fare una diminuzione. Se voi eravate andate avanti ad aumentare, per esempio facendo un altro giro di 5 maglie basse e un aumento, adesso dovrete fare 5 maglie basse e una diminuzione. Ok, se avevate fatto un altro giro con 6 maglie basse e un aumento, adesso dovrete fare 6 maglie basse e una diminuzione. Quindi io ho già lavorato le mie 4 maglie basse, voi fate appunto le vostre, poi facciamo una diminuzione, si entra nella maglia dopo, si porta dentro il filo, poi si entra nella maglia dopo, si porta dentro il filo, si prende il filo e si passa sotto le 3 maglie sull'uncinetto e ho diminuito.
Ve lo faccio rivedere, ho già lavorato le mie 4 maglie basse, diminuisco, entro nella maglia, porto dentro il filo, quindi entro nella maglia dopo, porto dentro il filo, prendo il filo e lavoro queste 3 maglie insieme e ho diminuito. Molto semplice, quindi terminate pure il giro così. Quindi adesso stessa cosa nel giro successivo, ma lavorando una maglia in meno. Quindi prima nel giro precedente avevo fatto 4 maglie basse e una diminuzione, adesso farò 3 maglie basse, tre e una diminuzione, quindi entro nella maglia dopo, porto dentro il filo, entro nella maglia dopo, porto dentro il filo, prendo il filo e passo sotto a tutti e così ho ridotto. Fate pure tutto il giro per un totale di 24 maglie. Se siete già a questo punto, se siete a questo punto anche voi di 3 maglie basse e una diminuzione, il totale delle maglie sarà 24. Ok, giro successivo, come avrete già capito, facciamo 2 maglie basse, una qui e una nella maglia dopo e poi una diminuzione per un totale di 18 maglie. Fate pure tutto il giro. Quindi ultimo giro, lavoriamo una maglia bassa e poi facciamo una diminuzione. E avremo alla fine 12 maglie. Completate pure tutto il giro. Allora, non ricordo se ve l'avevo detto, il filo al termine dell'ultimo giro l'avevo tagliato e poi semplicemente annodato e chiuso, ok? Purtroppo non credo di averlo filmato quando lo facevo, però insomma molto semplice. Alla fine dell'ultimo giro ho cavato l'uncinetto, tagliato il filo e annodato. Allora adesso dobbiamo procedere con le nostre decorazioni. Ho fatto un fiore per vedere, per fare una prova, insomma. Sì, non mi è venuto perfetto, però devo ammettere che questo genere di decori non li faccio molto spesso, quindi va bene. Adesso migliorerò, spero, con i prossimi. Allora, vi faccio vedere come fare una foglia, che è lo stesso procedimento che si utilizza per i petali. Quindi adesso vi faccio vedere una foglia, poi passo a un fiore, e quindi insomma non vi preoccupate, vi faccio vedere tutto. Allora, ho tagliato un pezzo di filo verde, un po' lunghetto, non state troppo strette, quindi non ho fatto nodi, niente. Prendo il mio uovo, vado sotto. Allora diciamo che io farò delle foglie qui, potrei farle qua alla base del fiore per esempio. Quindi passo il mio filo in questo modo sotto a una maglia, lo faccio passare un po' e qui annodo. Facciamo passare l'uncinetto, scusate, l'ago più o meno dove vogliamo fare la foglia. Allora diciamo che lo faccio sbucare, ecco qui. Quindi passo sempre da qua, faccio sbucare l'uncinetto un po', scusate, l'ago un po' più avanti, più o meno diciamo qua, in questo modo. Non faccio passare tutto il filo. Quando sono più o meno così, inserisco l'ago nell'asola, tiro un pochino, non troppo, quindi facciamo passare l'ago sotto, qui sotto la foglia,
in questo modo e tiriamo. Riprendo il giallo e vi faccio vedere come ho fatto il fiore. Allora, io avevo già attaccato il filo giallo, ma si fa esattamente nello stesso modo, ok? Quindi si passa, si fa un nodino qua sotto, niente di diverso. Faccio sbucare il giallo qui, tiro. Allora, adesso vado ad arrotolare il filo 3 volte sul lago in questo modo, ok? Quindi è importante che rimanga aderente e lo faccio passare non nello stesso punto da dove ero entrata, ma un po' più spostata, per esempio qui, e faccio passare il mio ago. Ecco, questo è quello che si ottiene. Ok, qui sono stata molto abbondante col filo perché non voglio rimanere a corto, quindi lo vado a fermare qui sotto come ho fatto prima. E faccio un nodo, quindi partiamo da questo petalo, esco vicina alla parte centrale, passo sempre qua e sbuco un pochino più avanti, tiro quasi del tutto, ma non del tutto. Quando ho più o meno un'asola fatta così, passo in mezzo e ritiro il filo, passo sotto a questo e voilà. Ok, quindi io ho finito i miei fiorellini, ho fatto qualche foglia in più. Ok, adesso possiamo andare a riempire l'uovo con qualche cosa di morbido, qualsiasi cosa abbiate in casa. Io ho questo materiale qui, sapete, quello delle ceste, che forse non è il più adatto, però ne ho tantissimo, quindi uso questo qua. Anche avanzi di lana, per esempio, insomma qualsiasi cosa di morbido che abbiate. E quindi vado a cucire il fondo. E questo quindi è il nostro lavoretto della Pasqua 2020. Spero vi sia piaciuto, spero sia stato tutto chiaro. Per qualsiasi cosa ovviamente lasciatemi un commento qua sotto. Adesso farò apparire qui anche un altro paio di video, o qui non lo so dove, relativi a lavoretti degli anni passati, sempre ovviamente a tema pasquale, giusto per darvi qualche idea in più. E basta, io per oggi ho detto tutto, grazie per aver guardato il video, vi auguro una buonissima Pasqua, serena e felice per quanto possibile quest'anno un po' particolare. Grazie ancora e a presto ragazze, ciao!